Ciao e benvenuti! Prima di immergerci nelle ombre del tradimento, ecco come potete far brillare una luce sul nostro canale, iscrivendovi ad Amazon Audible con il link qui sotto in descrizione. Non vi costa nulla, avete 30 giorni di prova gratuita e un vastissimo catalogo dei migliori audiolibri, e con questo gesto sostenete direttamente le nostre narrazioni. Ora iniziamo con la storia. Sapete, la consulenza può essere davvero frustrante. Perché dovrei aver bisogno di gestire l'irritabilità? Dopotutto, ho solo agito come avrebbe fatto qualsiasi persona normale. Voglio dire, le cose avrebbero potuto prendere una piega molto peggiore. Certamente, diverse persone sono state turbate, ma se lo meritavano. A causa loro, la mia vita era diventata ingestibile, e ora anche la loro era allo stesso modo. Allora, qual è il problema? Il mio nome è Hank Wilson e ho dei problemi con l'irritabilità. Questa consulenza di gruppo era un requisito imposto dal tribunale. Ho 35 anni, sono sposato al momento. Ho 3 figli, 2 maschi e una femmina, e li amo profondamente. Jeff, il consulente di gruppo assegnato, mi ha chiesto: «Perché il tribunale ti ha fatto venire qui oggi, Hank?» «Beh, Jeff, è una lunga storia». «Bene, Hank. Abbiamo tutto il tempo necessario», ha detto Jeff. Mi sono schiarito la gola e ho iniziato a raccontare la mia storia. Non entrerò nei dettagli di come ho incontrato mia moglie, ma vi dirò che si chiama Amanda e che una volta pensavo fosse la donna più affascinante del mondo. Tutto è iniziato perché sono andato a un addio al celibato. Mio fratello stava per sposarsi e abbiamo deciso di festeggiare alla grande. Abbiamo invitato delle ballerine, dopotutto era il festeggiamento per mio fratello minore. Ho raccontato ad Amanda ogni singolo dettaglio perché non volevo che nulla si ritorcesse contro di me. La festa è stata incredibile, è iniziata alle 3 del pomeriggio di sabato ed è finita la domenica alle 19. È finita solo quando la polizia è entrata a causa del rumore. Ho parlato con Amanda almeno 12 volte durante la festa. Mio fratello si è sposato e sono partiti per la luna di miele. Circa 3 mesi dopo la festa, la vita è tornata alla normalità, o almeno così pensavo. Sono tornato a casa dal lavoro, sono andato in bagno e ho fatto una lunga doccia. Sono un pescatore di professione e mi piace lavorare sui moli. Ci ritroviamo, chiacchieriamo e lavoriamo. Stavo appena uscendo dalla doccia e tutto intorno a me è diventato buio. Sembrava che un camion mi avesse colpito. Ma come diavolo è entrato nel mio bagno? Ho cercato di alzarmi, ma per qualche motivo non riuscivo a muovermi. Ho guardato intorno e tutto era sfocato. Tutto quello che potevo vedere erano 2 figure davanti a me. Quando i miei occhi si sono messi a fuoco, mia moglie e sua sorella erano davanti a me. «Quindi mi hai tradito», ha detto Amanda. «Ma che diavolo dici?» Ho cercato di alzarmi e finalmente ho notato che ero legato a una sedia. E quando dico nastro adesivo, intendo che era avvolto intorno alle mie caviglie almeno 20 volte. Non potevo muovere un pollice. «Lasciami andare subito, dannazione. Lo farò dopo che avrò finito con te», disse Amanda. «Cosa diavolo stai dicendo? Non ho fatto nulla!» Mio fratello e io ci eravamo assicurati di rispettare le regole. Entrambe se ne andarono e devo aver seduto lì per un'ora prima che tornassero. Amanda entrò seguita da 5 ragazzi dell'addio al celibato. Alzai lo sguardo e dissi loro di liberarmi. «Mark è sempre stato uno dei miei amici più cari, lo conosco da oltre 20 anni. Era il mio testimone di nozze e ho dato il nome di mio figlio in suo onore. Sua moglie era l'unica donna al mondo, oltre a mia moglie, di cui mi fidavo veramente». Mark si chinò. Mi guardò dritto negli occhi e disse: «Hank, non avresti dovuto tradire Amanda». E prima che potessi rispondere, Amanda mi infilò un bavaglio in bocca. Quel traditore sapeva che non avevo mai tradito Amanda. Inutile dire che la situazione divenne molto spiacevole. Quando finirono, lei andò a fare la doccia e mi lasciò solo con 5 dei miei ex amici. Mark disse: «Purtroppo non abbiamo registrato nulla». Rimasi lì, immobile, finché uno degli altri ragazzi non tolse il bavaglio. Serrai la mascella e li fissai semplicemente. Mark si avvicinò e disse: «Ho sempre voluto questa opportunità. Non potevo perderla. So che non saremo più amici dopo questo, ma dovevo farlo».
Non dissi nulla, lo guardai solo e sorrisi. Mark disse: Hank, lascia perdere perché se non lo fai qualcuno si farà male. Poi mi colpì in faccia con qualcosa e mi svegliai un paio d'ore dopo in ospedale. Guardai indietro e vidi Amanda seduta su una sedia. Doveva essersi assopita, così attirai l'attenzione dell'infermiera. Potrebbe chiamare la polizia per me, per favore? L'infermiera stava per chiedere perché quando le mostrai i polsi. Disse che sarebbe tornata subito. Tornò circa 5 minuti dopo e disse che la polizia sarebbe arrivata. Quando la polizia arrivò, Amanda finalmente si svegliò. Chiese cosa stesse succedendo. Dissi: il mio nome è Hank Wilson. Circa 7 ore fa, mia moglie ha ordinato a diversi uomini di legarmi e di umiliarmi davanti a me perché pensava che l'avessi tradita. L'unico problema, oltre a dimostrare chi è veramente, è che non ho mai tradito. Posso darvi il nome di ogni persona presente. So per certo che 2 di questi ragazzi sono poliziotti. Quindi, se non intendete fare il vostro lavoro, andatevene ora. E quando uscirò, posso andare all'ufficio del procuratore dello Stato. La gente disse: Signore, ci dica solo cosa è successo. Gli raccontai tutto della festa e dell'umiliazione. Amanda stava lì seduta ad ascoltare con la bocca aperta. Disse alla gente che la festa era stata registrata, così che nessuno dei mariti avrebbe avuto problemi. La gente si avvicinò ad Amanda e le chiese di alzarsi. Signora, ha il diritto di rimanere in silenzio. Fu accusata di aggressione e sequestro di persona. Disse loro i nomi di ogni ragazzo che era con lei. Pensai, tra me e me, che era il momento di agire. Ero ferito. Ora era il momento di far male a tutti i coinvolti. Mentre Amanda veniva portata via, si voltò e mi disse che non era finita. Sei un bugiardo, Hank, e ti farò pagare. La gente le disse che era anche accusata di minaccia. Passai una settimana in ospedale a fare un piano per agire. Avevo molti pensieri che dovevano essere organizzati. Molte persone potevano farsi male, quindi dovevo assicurarmi di voler davvero procedere. Quindi feci una lista. 1. Mi hanno messo in ospedale. 2. Mi hanno mentito e messo in ospedale. 3. Hanno umiliato me e mia moglie e mi hanno messo in ospedale. 4. Mia moglie ha contribuito a questo e mi ha messo in ospedale. Ecco tutta la lista. Avrei agito anche se ciò avesse significato il peggio per me. Sarà quello che ho pianificato. Ho trascorso la settimana successiva in ospedale a fare piani. Uscii dall'ospedale e andai in banca. Prelevai del denaro e, mentre ero lì, la cassiera mi informò che mia moglie stava cercando di prelevare del denaro. Si arrabbiò quando scoprì che il suo nome non era su nessuno dei miei conti. Poi tornò con il suo avvocato e le fu detto che anche con l'avvocato il suo nome non era su nessuno dei conti. Se ne andarono furiose. Andai direttamente da mio fratello e gli chiesi se conoscesse un buon avvocato. Si arrabbiò con me e mi chiese come potessi denunciare i nostri amici. Mentre mi giravo per andarmene, uscì di corsa e mi fermò. Hank, che diavolo sta succedendo? Nell'ora successiva raccontai a lui e a sua moglie tutto ciò che era successo. Rimasero lì con gli occhi spalancati e la bocca aperta. Quando finii, sua moglie mi guardò e mi chiamò bugiardo. Mio fratello le disse che non mento mai e che dovrebbe stare alla larga da tutto questo. Lei gli disse che non sapeva nulla e di chiudere la bocca. Lui le chiese cosa diavolo le prendesse. Se stava dalla parte di questa persona, allora poteva andarsene. Questo è mio fratello, idiota! Lei lo guardò, si alzò e se ne andò. Andò nella loro camera da letto, prese la borsa e gli disse che se ne stava andando. Mio fratello la guardò negli occhi e le disse di chiarire una cosa per lei. Se si fosse intromessa in questo e non avesse preso le sue parti, allora potevano annullare il matrimonio perché o sei con noi o non lo sei. Lei lo guardò e uscì, lasciando cadere l'anello di matrimonio a terra. Che così sia, disse mio fratello. Poi si voltò e se ne andò. La prima cosa che facemmo entrambi fu andare da un avvocato. Misi in atto il mio piano. Venerdì iniziò con un botto alle 9 del mattino. Il mio agente immobiliare mise un cartello di vendesi nel mio giardino, proprio mentre Amanda stava uscendo per andare al lavoro. Amanda saltò fuori dalla macchina e chiese cosa diavolo stessimo facendo. L'agente immobiliare le mostrò che il proprietario stava mettendo in vendita la casa.
Amanda urlò che non poteva farlo. Certo che può, questa è casa sua. Al lavoro, il capo di Amanda entrò con un giovane ragazzo e disse che lo stava cercando. Il ragazzo chiese se fosse Amanda Wilson. Amanda disse di sì. Lui le consegnò una grande busta marrone e disse: «Lei è stata servita». Più tardi, quel giorno, ricevetti almeno 50 telefonate. 5 mogli chiesero che diavolo stesse succedendo e raccontai a ciascuna di loro tutta la storia. Non mi persi nulla. Ricevetti almeno 30 minacce di morte, tutte le quali annotai mentre sbraitavano. Mi misi a ridere a crepapelle, il che sembrava renderli ancora più arrabbiati. Quello che non capirò mai è quando fai del male alla moglie di qualcuno e poi lo picchi. Perché non pensi che lui si vendicherà? Il giorno successivo, il mio avvocato consegnò 5 citazioni civili. Chiedevo 5 milioni a testa. Denunciai Amanda per lesioni personali e furto di proprietà privata. Mio fratello semplicemente si gonfiò di orgoglio per me e ebbe alcuni scontri con i nostri cosiddetti amici e familiari. Il giorno del processo per le accuse di aggressione stava avvicinandosi. La moglie di mio fratello voleva parlare, ma aveva fatto la sua scelta e così aveva fatto lui. Mentre uscivo dal lavoro il giorno prima del processo, Mark uscì da dietro la sua auto e cercò di attaccarmi. Estrassi il mio .38 e GLI sparai per errore all'inguine. Quando la polizia arrivò, lui urlava che stavo cercando di ucciderlo. Raccontai agli agenti cosa era successo e, se non mi credevano, potevano guardare i filmati di sicurezza. Mark iniziò a guardarsi intorno e vide che c'erano telecamere installate ovunque. L'agente tornò con le registrazioni di sorveglianza e chiese di vedere il mio permesso di porto d'armi. Lo estrassi e glielo mostrai. L'agente disse che potevo andare. Il processo fu un fallimento. Il nastro dell'addio al celibato non solo mostrò che non avevo mai tradito, ma anche che chiamavo Amanda ogni poche ore. Mark e Amanda decisero di affrontare il processo insieme. Lei era sicura che sarebbero stati rilasciati puliti e illesi. Il giudice chiese ad Amanda chi le avesse detto che avevo tradito e lei rispose Mark. L'avvocato di Mark disse che era una bugia, che Amanda era una traditrice e aveva sempre voluto fare del male con Mark. Amanda rimase seduta sul banco degli imputati con la bocca aperta. Il suo avvocato gridò obiezione e chiese una pausa. L'avvocato di Amanda si avvicinò a me e mi chiese di parlare con lui per un minuto. «Hank, so che la odi ora. Ma puoi solo lasciarla bruciare? Perché dovrei aiutarla? Mi hanno legato e messo in ospedale e tu vuoi che la aiuti? Potrei essere morto, quindi lasciala friggere», dissi mentre mi allontanavo. Amanda chiese se poteva parlarmi per un secondo. «Hank, mi dispiace, so di aver fatto un casino. Ero solo così arrabbiata, non ho mai pensato che lui potesse incastrarmi». «Dai, Hank, sai che ho un brutto temperamento. So che da qualche parte, in fondo, tu mi ami ancora. Quindi, per favore, metti da parte il tuo orgoglio e aiutami». «Amanda, mi hai ferito, intendo, mi hai davvero ferito, ma andrò contro il mio migliore giudizio e chiederò al procuratore distrettuale di essere clemente con te», dissi, allontanandomi per parlare con il procuratore distrettuale. Sorrisi, mi avvicinai al procuratore distrettuale e gli sussurrai all'orecchio: «Friggi questa, per favore». La guardai e le feci il pollice in su. La aiutai nello stesso modo in cui lei mi aveva aiutato quando ero legato e picchiato. E ora hai bisogno del mio aiuto? Amanda fu condannata a 8 anni di prigione. Mark fu condannato a 25 anni di prigione. Quando gli altri ragazzi vennero a sapere della condanna, tutti vollero fare accordi. La moglie di Mark, Karen, si avvicinò a me dopo che lui fu condannato. «Hank, so che ti ha ferito e distrutto il matrimonio, ma dovevi farlo?» «Oh, Karen, so quanto ti fa male, ma loro mi hanno legato. Tuo marito mi ha colpito così forte che ho dovuto stare 1 settimana in ospedale. Loro e Amanda mi hanno lasciato seduto lì a sanguinare. Ho fatto quello che dovevo fare. Volevo ucciderli tutti. Almeno tu hai qualcosa da cui ripartire. Un giorno uscirà e tu e lui potrete andare avanti. Ma io ho perso mia moglie, i miei amici e parte della mia famiglia, quindi chi ha sofferto di più?» Mi girai e me ne andai. Potreste pensare che qui finisca la storia, ma non è così. Ecco perché frequento le lezioni di gestione della rabbia.
Mentre Mark aspettava di essere trasferito in prigione statale per scontare la sua pena, fui arrestato per guida in stato di ebbrezza. Durante i miei 10 giorni l'ho picchiato quante più volte ho potuto. L'ho colpito in faccia mentre eravamo nella sala di pausa, l'ho colpito con un vassoio di metallo. Compari davanti al giudice che mi multò di $50 e mi costrinse a scontare del tempo aggiuntivo. Alla fine mi sono vendicato su tutti questi bastardi. 2 di loro furono attaccati durante una rissa in un bar, mentre la polizia era in arrivo. Qualcuno aveva uno storditore. Entrambi ricevettero oltre 1000 volt sui testicoli. Gli ultimi 2 furono picchiati da 4 ragazzi mascherati. È divertente, ma in quel momento ero in Texas a trovare mio cugino. Ora sono seduto qui a parlare con voi ragazzi, perché il giudice pensa che abbia problemi di rabbia. Tutti rimasero seduti per un minuto e poi iniziarono ad applaudire. Non capivo cosa stesse succedendo. Jeff si alzò e disse: «Hank, devi imparare a seguire la corrente e non reagire». Poi mi guardò e mi strinse la mano. «Hank, non devi preoccuparti di perdere soldi in un divorzio. Mark e Gillia e gli altri sono in prigione, cosa vuoi di più?» disse Jeff. «Niente affatto», dissi, «niente affatto». Durante ulteriori discussioni appresi che questi idioti se la sono cavata ancora troppo facilmente. Tutti hanno scontato almeno 5 anni e come parte della loro libertà vigilata erano tenuti a venire a questa classe per lezioni di gestione della rabbia. Suppongo che il giudice abbia cercato di spiegarmi qualcosa mandandomi a queste lezioni. La moglie di mio fratello è tornata a casa e sta facendo di tutto per farsi perdonare. Amanda era la sua migliore amica, quindi dissi a mio fratello di provare almeno. Il divorzio di Karen da Mark è ora definitivo. Amanda mi scrive ogni settimana chiedendomi di venire a trovarla. Sa di aver sbagliato, era solo così arrabbiata. Ha persino iniziato a frequentare un gruppo per parlare dei suoi problemi. So cosa si prova. Come mi sento ora? Dannatamente bene. Sono sicuro che andrà tutto bene. Sono senza cuore, un bastardo e tutto quanto, ma alla fine della giornata questa è la mia storia.